Eliana Liotta, giornalista, divulgatrice scientifica, docente universitaria. Qual è il tuo rapporto col cibo? Il rapporto col cibo è un rapporto intanto emozionale, perché il cibo per me è legato agli affetti, è legato ai ricordi dell'infanzia. E poi è anche un rapporto professionale, lo è diventato perché ho cominciato a occuparmi di scienze della vita a un certo punto e necessariamente l'attenzione si è spostata su tutto quello che è nutrizione da un punto di vista scientifico, anche perché col tempo si è scoperto che in fondo dai nostri geni, quindi dal patrimonio che abbiamo ereditato, dipende appena il 20-25% del destino che avremo. Tutto il resto, a parte il caso che gioca la sua parte, dipende invece dagli stili di vita e quindi molto anche da quello che mangiamo. Hai scritto un libro che si intitola Il cibo che ci salverà. Qual è questo cibo? È un titolo che racconta del rapporto tra la nostra salute e la salute dell'ambiente. Il cibo che fa bene alla nostra salute, che è gentile con il nostro corpo, incredibilmente o forse non così incredibilmente, è lo stesso cibo che è rispettoso del nostro pianeta. D'altra parte noi ci siamo evoluti in questa terra, in questo mondo, quindi non è così strano. La dieta indicata dagli scienziati dell'ONU per mitigare l'impatto del sistema alimentare sull'ambiente, ma anche per cercare di frenare le morti premature dovute a una cattiva alimentazione, una delle diete principali è la dieta mediterranea, che ha proprio questa caratteristica di essere insieme amica della nostra salute e amica della salute del pianeta. Quindi il cibo che ci salverà, magari non ci salverà, ma noi lo speriamo fortemente, o almeno ci impegniamo perché sia così, è un cibo che ha una forte base vegetale, sono ridotte le proteine animali e invece come è nella dieta mediterranea delle origini c'è un'abbondanza di verdure, di frutta, di legumi, di semi, di frutta con guscio. Molti pensano che la dieta mediterranea sia un vecchio modo di mangiare irrealizzabile oggi e soprattutto temono gli effetti dei carboidrati. Tu che cosa diresti? Io dico che non è vecchio perché non è passato, è antico, questo sì, è il modo in cui mangiavano gli antichi agricoltori del sud. Ansel Keys scoprì la dieta mediterranea e ne fece una bandiera di salute, ma le sue intuizioni sono poi state via via confermate da centinaia e centinaia di studi che continuano, che non si fermano. E io direi insieme alla dieta giapponese il modello alimentare più studiato al mondo e anche più ricco di risultati scientifici favorevoli. Quindi la dieta mediterranea, per come è stata concepita, ci fa bene. Bisogna capire com'è questa dieta mediterranea. Gli americani, in particolare gli studiosi di Harvard, hanno realizzato il grafico di un piatto per orientarci in maniera rapida su come possiamo imbastire le nostre tavole a pranzo e a cena. È un piatto, nella parte sinistra ci sono verdure, vegetali, non patate ai noi, verdure e un pochino di frutta. A destra c'è un quarto di carboidrati complessi, appunto, e quindi pasta, pane, anche un po' di patate, il riso, eccetera. E poi c'è un quarto di proteine, di fonti proteiche. Adesso noi diciamo proteine sostenibili, d'altra parte i nostri antenati del sud non potevano permettersi di mangiare carne ogni giorno, non avevano proprio questa disponibilità, quindi i loro pasti erano a base di legumi, spesso e volentieri, che sono delle fonti proteiche che nulla hanno a che invidiare alle proteine del manzo.
Per esempio, se noi mangiamo un bel piatto di pasta e fagioli, un piatto di pasta e piselli, abbiamo il bouquet di aminoacidi completo, cioè abbiamo tutti i mattoncini delle proteine al loro completo. Quindi dovremmo cercare di tornare indietro, di tornare a questo tipo di alimentazione. D'altra parte le linee guida per una sana alimentazione dicono questo, dicono di mangiare la pasta, dicono di mangiare il pane e di limitare l'assunzione di carne rossa a una volta alla settimana. Quindi carboidrati sì, assolutamente sì. Bisogna fare una distinzione tra carboidrati buoni, chiamiamoli così, e carboidrati cattivi, per semplificare. I carboidrati cattivi non esistevano nella dieta mediterranea. Esistevano invece i carboidrati buoni, in estrema sintesi. I carboidrati buoni sono quelli che provengono dalla verdura, ma anche dalla frutta, dai legumi, gli amidi, e quelli che provengono da una pasta e da un pane che siano con farina integrale o semi-integrale o un mix di queste farine. Carboidrati cattivi sono i cosiddetti zuccheri liberi, cioè quegli zuccheri che non sono agganciati alle fibre all'interno dell'alimento, che quindi sono liberi di scorrazzare rapidissimamente all'interno del nostro corpo una volta che li abbiamo assunti. Quali sono? Gli zuccheri dei biscotti. In una piccolissima quantità c'è tantissimo zucchero e spesso con le farine raffinate con cui sono fatti i biscotti industriali non ci sono fibre a trattenerli. Sono gli zuccheri delle merendine, delle bibite gassate, insomma tutti quei cibi che noi finora abbiamo etichettato con una parola inglese junk food, che significa cibo spazzatura. La pasta invece è parte della nostra alimentazione, della dieta mediterranea nella declinazione italiana. Poi non dimentichiamo che la dieta mediterranea è la dieta di tutti i popoli che si affacciano sul nostro mar Mediterraneo, ma nella declinazione italiana la pasta ha un posto fondamentale. Quindi quanti gelati alla settimana possiamo mangiare? Un nutrizionista risponderebbe nessuno. E Liana Liotta cosa risponderebbe? Liana Liotta, anche io nessuno perché non mi piacciono i gelati, però I cannoli alla siciliana? Cannoli alla siciliana direi ogni giorno. No, la verità è che i dolci, a parte gli scherzi, dovrebbero essere considerati delle eccezioni, così come era per gli agricoltori, per i contadini del sud. Quindi magari colazione, una fetta di torta ogni tanto, dei biscotti, però ecco, non dovremmo esagerare anche con le colazioni troppo dolci, perché anche queste è come dire, un'assunzione inutile di zuccheri che non era prevista, cioè i cornflakes così pieni di zuccheri non c'erano nella nostra dieta mediterranea, adesso però sono nelle tavole, in moltissime tavole degli italiani. La domenica però una bella torta fa festa. Il cibo non è soltanto molecole, atomi che assumiamo, composti che interagiscono con le nostre cellule. Il cibo è anche stare insieme. Se la dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità, è proprio per questa convivialità che contiene. Quando noi mangiamo in compagnia, mangiamo anche una torta, invece di pensare, anzi invece evitiamo di pensare agli zuccheri che assumiamo e pensiamo a quanto è bello mangiare insieme agli altri. Questo stesso pensiero, questo goderne fa secerne al nostro cervello delle molecole del benessere, per esempio le endorfine, questo è stato visto negli studi. Poi però sì, devono essere eccezioni, questa è la verità, c'è poco da girarci intorno, dobbiamo considerarle eccezioni, i dolci, i gelati, le torte, non può essere la regola ogni giorno perché altrimenti poi inevitabilmente si ingrasserà. E d'altronde noi abbiamo spalmato la domenica su tutti i giorni della settimana, quindi in realtà il menù della festa è diventato il menù di tutti i giorni, perché dal dopoguerra, quando l'Europa, l'Occidente si è ripreso dai grandi disastri, ha desiderato mangiare soprattutto. È così, ma noi siamo fatti geneticamente
per ingozzarci, diciamo così, perché i nostri antenati della preistoria non avevano come noi il frigorifero sempre pieno, le dispense sature di cibi, non riuscivano a trovare mai davvero nulla di così sostanzioso. Se una donna vedeva un albero di fichi, un uomo vedeva una preda e si lanciavano e mangiavano tutto quello che potevano, perché non sapevano se poi sarebbero riusciti ad avere altro cibo, altre fonti di energia. Quindi noi abbiamo questo gene dell'ingozzamento che ci spinge a mangiare moltissimo, solo che gli antenati poi attraversavano dei periodi di digiuno, e quindi il nostro metabolismo è fatto così, per avere un po' di rifornimento calorico e un pochino di digiuno. Noi cos'è che facciamo? Siamo portati a mangiare sempre tantissimo e a non frenarci mai. È qui che deve intervenire la nostra razionalità, la nostra cultura anche scientifica, e imporci di un certo equilibrio, che non significa rinunciare a nulla, ma significa solo equilibrarlo conoscendo il modo in cui siamo fatti. Una volta a imporre il digiuno era la religione, il cristianesimo, ma anche l'Islam, l'induismo, il buddismo, hanno sempre predicato di passare alcuni giorni con una riduzione calorica fortissima. Ora con la laicizzazione però nessuno ci frena più, tocca a noi farlo? Sì, tocca a noi farlo. Sono state sperimentate sugli animali delle tipologie di restrizione calorica, cioè ridurre le calorie all'incirca di un terzo rispetto a quelle che un animale mangerebbe se fosse lasciato libero di farlo. È stato sperimentato in molti animali, anzi dai vermi ai moscerini della frutta fino alle scimmie, e si è visto che con la restrizione calorica in effetti la vita si allunga, si riducono molte malattie croniche, ma poi si è capito anche che la restrizione calorica è impraticabile per gli esseri umani, perché noi non viviamo in un laboratorio in cui ci forniscono dosi standard di cibi. Meno male che non viviamo in un laboratorio, perché sarebbe tristissima una vita che va avanti con le dosi da laboratorio. Io trovo anche ingiusta una vita che viene condotta secondo diete molto rigide. Pesare tutto non va bene, perché ci deve essere con il cibo anche un rapporto emotivo, un bel rapporto. Il cibo è parte della nostra esistenza. Allora si è pensato al digiuno intermittente, che è un'altra formula. Non ci sono ancora studi definitivi sugli esseri umani per cui si possa consigliare il digiuno a tutti. Però certo, come facevano gli antichi e come Dio comandava, come facevano gli antichi, bisognerebbe ogni tanto dare un freno all'alimentazione. Se io ho fatto un pranzo di Pasqua, di Pasquetta, magari poi nel corso della settimana evito di mangiare il piatto di pasta a pranzo e a cena. No, cercherò di mangiare un minestrone più leggero. Fare dei giorni di magro, come era nella tradizione religiosa, in realtà è una buona idea, anche senza arrivare al digiuno intermittente. Tu hai scritto un libro bellissimo che si intitola La dieta smart food. Di che si tratta? Insieme al gruppo di nutrizionisti dello IEO e al loro coordinatore, che è il genetista Pier Giuseppe Pelicci, abbiamo scritto questo libro perché ci si è accorti proprio in quegli anni, era il 2016 quando è uscito il libro, che c'erano degli alimenti particolarmente smart, cioè particolarmente intelligenti, che avevano un'azione straordinaria all'interno del nostro organismo. È stato un libro di successo, perché fino a quel momento si era parlato di dieta secondo un retaggio che veniva dagli anni '80, cioè dieta come regime ipocalorico. Invece dieta, come sappiamo da dieta mediterranea, viene dal greco diaita, quindi indica uno stile di vita sano, possibilmente. Nella dieta smart food i protagonisti sono alcuni cibi appunto smart, ci sono cibi che potrebbero interferire con l'espressione dei nostri geni.
Noi abbiamo un pacchettino di geni che è il DNA nella doppia elica, ma la doppia elica è avvolta da una sorta di cappottino, di vestitino che è l'epigenoma, epi sopra dal greco, e questo epigenoma accende e spegne i geni e quindi consente l'espressione o il silenziamento dei nostri 20.000 geni che si danno da fare per produrre proteine, perché questo è il loro lavoro. Nel cappottino dei geni, quindi nell'epigenoma, finiscono alcune sostanze che vengono dal mondo esterno, quindi dalla nostra alimentazione. Per esempio, quanto pare, finiscono da quelle parti le antocianine. Le antocianine sono pigmenti che danno il colore rosso e blu non solo ai fiori, ma anche a molti dei nostri cibi, per esempio il radicchio, per esempio le ciliegie meravigliose, le fragole. Quindi noi in questo libro abbiamo detto: guardate che se mangiate le ciliegie vi fanno tanto bene, e le persone sono state felici di sapere finalmente che dei frutti così deliziosi, invece di essere scartati perché contenenti carboidrati semplici, erano invece delle componenti fantastiche della nostra alimentazione. C'è un altro libro, Il talento del cervello, che sta avendo un grandissimo successo e che tiene insieme questi ragionamenti con ulteriori scoperte scientifiche. In questo caso di che si tratta? Il talento del cervello è un libro scritto da Michela Matteoli, che è la direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e che mi ha fatto questo regalo, cioè un libro dedicato al cervello, alla sua materia e ai suoi studi, all'interno della collana che ho ideato e che dirigo in Sonzogno, Scienze per la vita. Quindi sono passata dall'altra parte, mi occupo di commissionare i libri agli autori, in questo caso medici e scienziati, e mi diverte moltissimo. Il talento del cervello è un libro particolarmente fortunato. È un bestseller, è rimasto in classifica per settimane, ha avuto moltissime edizioni. Racconta una cosa importante, cioè che il cervello non è immodificabile, no, il cervello cambia continuamente, noi abbiamo la possibilità di arricchirlo perché ha un talento particolare, cioè che è la plasticità, la possibilità di modificarsi. In questo senso, se noi lavoriamo alla ricchezza dei nostri neuroni, il cervello è l'organo del nostro corpo che può invecchiare meno della pelle, meno del fegato, meno del pancreas. Si può arrivare davvero a 80, 90, 100 anni, perché no, con un cervello lucido. C'entra sempre la genetica, ma c'entra anche il modo in cui noi viviamo, il modo in cui mangiamo, il modo in cui passiamo le giornate. C'entra anche la compagnia, perché la solitudine fa male al nostro organismo. Hanno fatto delle analisi, hanno visto che quando le persone sono molto sole hanno dei livelli di infiammazione nell'organismo paragonabile a quello dei fumatori accaniti. Quindi ancora una volta torniamo alla tavola, alle abitudini mediterranee, al sole, al mangiare in compagnia. Tu sei una donna mediterranea perché sei di origini siciliane. Di dove? Io sono nata a Siracusa, poi ho vissuto a Castelvetrano in provincia di Trapani, poi ho vissuto a Palermo, quindi mi ritengo di tutta l'isola, con genitori tra l'altro di origini anche messinesi, quindi veramente mi sento di poter abbracciare tutta quanta la regione. Poi me ne sono andata via presto, mi sono trasferita a Milano, ma sono radici che non si dimenticano, ovviamente. Quanto della tua educazione alimentare familiare incide nel tuo approccio al cibo oggi? Moltissimo, incide molto perché i primi ricordi del cibo che ho sono legati per esempio al sugo di pomodoro, alla salsa passata, col pomodoro passato che faceva la mia nonna. Secondo me era un piatto buonissimo, non so cosa ci mettesse dentro, forse un po' di zuccherino, il sospetto. Però è una ricetta
che io poi ho continuato a riproporre, anche perché poi in età adulta ho scoperto che quella doveva essere una ricetta della famiglia Pirandello, di Luigi Pirandello, perché la nonna aveva perso la mamma da ragazzina proprio a 5 anni e il papà si era risposato con Elisabetta Pirandello, cugina prima di Luigi Pirandello, lo scrittore, detta Sabittuna. È stata una mamma per mia madre. Io conservo le lettere che si scambiavano, mamma Elisabetta, figlia mia, e lei mandava le ricette, per esempio, delle arancine. Quindi io ho ancora custodite le arancine come si facevano a casa Pirandello nell'Agrigentino e poi a Palermo, e mi piace pensare che questa salsa di pomodoro la mangiasse chissà Luigi Pirandello, è una mia invenzione, ma una mia, però penso che sia così. Questa è un'idea. Poi mi piace molto l'agrodolce, che è caratteristico del sud, lo è nella cucina napoletana, campana, ma lo è moltissimo nella cucina siciliana, quindi sono cose che io doso sempre perché sono nel mio gusto. Non so, se faccio i peperoni al forno, poi li condisco con un po' di pangrattato, un pochino di aceto, perché mi piace proprio quel gusto lì, e ci metto, non so, l'uvetta, l'uva passa, un po' finisce qua e là. Cerco di cucinare, perché questo è un grande problema dei nostri tempi, non cucina più nessuno, non cucinano le donne che lavorano, non cucinano gli uomini, un po' perché per tradizione non sono stati abituati, un po' perché anche loro non hanno tempo, dico mediamente naturalmente. E quindi le cucine restano vuote e si ricorre ai piatti pronti. Questo è un disastro, perché i piatti pronti sono spesso cibi ultraprocessati, come vengono definiti, cioè cibi estremamente lavorati in cui sono inseriti ingredienti che noi non useremmo mai nella nostra alimentazione quotidiana, sciroppo di glucosio, olio di palma, eccetera, eccetera, nomi incomprensibili, sigle sconosciute. Con quelli bisogna andarci piano perché sono infiammatori, si è visto in una serie di studi che creano problemi alla nostra alimentazione. Quindi bisogna cucinare un pochino di ingredienti naturali. Io lo faccio la mattina, si può fare durante il giorno. Le verdure vanno portate in tavola, dovrebbe essere metà del nostro pranzo, e io lo faccio. I legumi, sì, i legumi richiedono un po' di tempo, però io non devo stare a guardare i ceci mentre stanno a mollo, ci staranno per conto loro, non si sentiranno soli. Anche quando li metto in pentola non devo stare 2 ore a guardarli, loro stanno lì e io vado a fare altro. Ecco, secondo me bisogna cambiare prospettiva e cominciare a pensare che l'alimentazione è la cosa migliore che noi possiamo fare per la nostra salute, per garantirci la salute del corpo, la salute della mente, e soprattutto per garantirci non tanto una longevità per la longevità, ma una longevità sana e il più sana possibile. Noi sappiamo qual è il nostro traguardo, è uguale per tutti purtroppo, però arrivarci meglio, secondo me è un obiettivo che tutti dovremmo porci, e passa anche dalla nostra cucina. Quando vuoi rendere felici i tuoi figli con un piatto, che cosa cucini per loro? Ma intanto la pasta con il sugo, che da tradizione, la pasta con la salsa passata da tradizione li fa impazzire, piace tantissimo. Come la faccio? Prendo i pomodori, li sciacquo, li taglio a metà, pomodori di 3 o 4 tipi, perché così la salsa è più gustosa. 3-4 tipi, li sciacquo, li metto nella pentola senza null'altro, con una bella cipolla tagliata a fette e del sale sopra. Basta, li schiaccio, chiudo la pentola e loro vanno per una ventina di minuti. Il pomodoro contiene una sostanza fantastica, una sostanza intelligente, si chiama licopene, è il pigmento che rende rossi i pomodori. Il licopene è uno degli antiossidanti più potenti che esistano in natura, quindi ci facciamo benissimo. Quando il pomodoro si cuoce, il licopene diventa per noi meglio accessibile, perché si rompono i vacuoli all'interno delle cellule vegetali, quindi ne possiamo assorbire ancora di più. Allora il pomodoro va. Quando è pronto io lo passo nel passaverdure.
lo faccio scolare prima, se no entra l'acqua. Faccio scolare, pasta verdure, poi ci metto l'olio extravergine d'oliva, quello buono buono, tanto basilico. Se la salsa è un po' acidina, aggiungo un mezzo cucchiaino di zucchero, non lo sentono i nutrizionisti, però serve, è una cosa, è pochissimo, però serve proprio a dare una dolcezza in più al sugo. E l'altra pasta che ai miei figli piace moltissimo è una pasta semplicissima con la ricotta. Una pasta cioè prendo la ricotta, ci metto un po' d'acqua della pasta ed è una pasta strepitosa. Anche questa è una pasta che faceva mia madre, mia nonna. Ci Quindi piace tanto. quindi si può fare cucina buona e salutare anche in pochi minuti. Esatto, questo è l'obiettivo. L'altra pasta che ci piace molto è la pasta con i piselli freschi, ma anche con i piselli surgelati, perché i piselli surgelati mantengono tutte le qualità nutrizionali. Quindi io faccio paste antiche, non vecchie, ma antiche. Poi ai miei figli piacciono anche ovviamente le patatine fritte, le lasagne con tanta besciamella, ma è normale, meno male. Tu ora vivi a Milano da molti anni. Qual è il piatto milanese che ti piace di più? Quando mangiavo ancora la carne era la cotoletta, poi da una ventina d'anni non mangio più la carne per motivi etici, non c'entrano le scienze, per motivi miei personali etici, e direi che è il risotto alla milanese, fatto in maniera più leggera, quindi senza il midollo, anche perché non. Io trovo che il risotto alla milanese sia un piatto strepitoso. Mi piace ancora di più il riso al salto, cioè quando il risotto viene poi pesantemente ripassato in padella. Poi noi abbiamo una casa sul lago di Como, quindi andiamo spesso lì e ci piace anche assaggiare la cucina valtellinese. Sono buonissimi gli sciat che sono fatti con la farina di grano saraceno e dentro il formaggio, ed è buonissima la polenta taragna, che è fatta anche quella con la farina di grano saraceno. Per esempio la polenta, se non è condita con tantissimo formaggio come la polenta concia, è un piatto che rientra in una dieta mediterranea. E il pesce? E il pesce, io sono abbastanza brava a cucinare il pesce, quindi tutti i tipi di pesce. Ho la fortuna di avere sotto casa un mercato che ha una grande varietà di offerta, e allora io mi sperimento la cucina della spatola, per esempio, della palamita, delle sardine, dello sgombro. Anche lì lo sgombro lo faccio alla siciliana, cioè in agrodolce, lo faccio stare nell'aceto. Quindi cerco di portare, di cucinare non sempre lo stesso branzino, la stessa orata, gli stessi gamberi, ma di variare. Qualche volta le capesante, insomma, un po' di varietà, che fa bene anche questa alla sostenibilità. E il prossimo libro qual è? Sto finendo di scriverlo. La vita non è una corsa, sempre per la nave di Teseo, che è la mia casa editrice. Le pause che ci fanno bene, le pause che ci fanno guadagnare salute e che ci rigenerano, non solo il sonno, perché il sonno non coincide con il riposo profondo, è parte del ristoro, ma non è esaustivo. Le pause sono svariate, anche le pause da noi stessi, le pause anche dalle persone a cui vogliamo bene, e le pause dal cibo. Ci sarà naturalmente una parte dedicata all'alimentazione e sulla necessità di regolare i nostri pasti, di non mangiare troppo tardi la sera e di dare delle pause, un po' di tregua al nostro apparato digerente. L'ideale sarebbe rimanere un po' a digiuno per 10-12 ore, quindi andare a dormire, cenare non troppo tardi, andare a dormire e fare una colazione 10-12 ore dopo. Quindi è come dire che la vita ha bisogno anche di piccoli momenti di sospensione. Le pause sono una parte essenziale della nostra vita, sono vuoti pieni, non dobbiamo
considerarli vuoti vuoti, ma vuoti che possiamo riempire con quello che ci piace. La vita non è solo lavoro, non è solo guardare lo smartphone oppure dissiparsi in attività varie. Dovremmo recuperare il concetto di otium che era dei latini. Ed è un modo per guardare anche dentro noi stessi. Senza le pause la vita diventa come un trambusto di suoni. Anche nella musica è previsto che ci siano degli intervalli e così deve essere nella nostra vita.